Bentrovati ragazzi, bentornati e oggi prepareremo insieme un bel ragù di cinghiale partendo dalla polpa di cinghiale, della spalla del cinghiale che mi è stata regalata da un amico e inizieremo con la marinatura. Dopo la marinatura faremo praticamente un ragù e andremo a fare anche delle pappardelle e le andiamo ad assaggiare. Sigla! Beh, io per prima cosa vi farò vedere un piccolo riassunto di quello che è stato il dissosso della spalla. Bene, dopo aver visto queste scene un po' cruente del dissosso, del taglio del cinghiale, la prima cosa da fare, dopo aver spolpato e quindi tagliato e ottenuto questi pezzi di circa 4 cm per lato, è stata quella di abbattere la carne, perché la spalla del cinghiale allora, già la spalla di maiale, se non viene cotta veramente in modo lento, si indurisce e diventa di pietra. Figuratevi la spalla della selvaggina, quindi di una carne di un animale che cresce allo stato selvatico. Quindi necessariamente è il caso che voi la congeliate prima. Si distendono le fibre e quindi poi verrà più tenera. Noi da questa polpa andremo a ricavare il ragù. Prima cosa metterò la carne all'interno di una ciotola più capiente. Ok, adesso la seconda cosa che andremo a fare è preparare gli ingredienti della nostra marinatura. Abbiamo della salvia, fresca o secca è lo stesso, abbiamo del sedano, delle carote, una testa di aglio, questa poi vi farò vedere, la spaccheremo a metà, ci metterò anche un po' di limone, del rosmarino, delle cipolle e un paio di foglie di alloro. In più metteremo un po' di ginepro, chiaramente per dare sempre quel profumo che ricorda il bosco. Bene, adesso siamo giunti alla parte più bella. Abbiamo preparato la marinatura e adesso mescoleremo la carne, quindi la polpa di cinghiale, alla marinatura. Subito dopo aggiungeremo del vino rosso a coprire il tutto. A Foggia questa si chiama la cucchiarella. Le nostre mamme ce le davano sulle mani se facevamo i cattivi. Non è vero, però forse i nonni lo facevano. Comunque io la utilizzo per fare questo bellissimo lavoro da stregone. Adesso andremo ad aggiungere il vino rosso a coprire il tutto. Lasceremo riposare la nostra carne per 12-14 ore, la riporremo in frigorifero e domani ci vediamo per la cottura del ragù. Bene, sono trascorse 14 ore per la marinatura, ma queste 14 ore sono benedette perché adesso il profumo che ha sviluppato questo cinghiale è veramente qualcosa di eccezionale. Allora, adesso andremo a rimuovere la carne dalla marinatura e la metteremo in questa ciotola. Beh, gli ingredienti per il nostro ragù saranno chiaramente la polpa del cinghiale, sedano, carota e cipolla, 400 g di concentrato di pomodoro e circa 1,5 litri tra salsa di pomodoro e pelati, chiaramente olio extravergine di oliva.
e un po' di vino bianco. Ora la prima cosa che dovremo fare è sciacquare un po' la carne, perché ci potrebbe essere qualche residuo di erbette, di verdure. Andiamo a rimuovere completamente quello che è stato parte della marinatura. Successivamente ci sono due strade. La prima è quella di mettere a sobbollire la carne da sola, senza gli ortaggi. La seconda invece sarà quella di mettere direttamente, ed è quella che faremo noi, di mettere sedano, carota, cipolla e olio, sfumare con il vino bianco e poi aggiungere direttamente la carne che abbiamo precedentemente sciacquato. Beh, adesso ci tocca fare il misto per il soffritto. Inseriremo della carota, passeremo al sedano e poi ci faremo un bel pianto con la cipolla. Bene, adesso metteremo a riscaldare dell'olio nella casseruola, aggiungeremo il misto soffritto e andiamo a sfumare di vino bianco. Vi accorgerete che potrete aggiungere il vino quando il suono del soffritto cambia. Quando quasi il suono è scomparso, a quel punto aggiungeremo un po' di vino. Bene, quando tutto l'alcol sarà evaporato, a quel punto aggiungeremo la carne ben asciugata, quindi avrà perso i liquidi che abbiamo usato per sciacquare. In questa fase lasceremo la fiamma molto viva e lasceremo anche la pentola scoperta, quindi la casseruola scoperta. Dopo aver ben sigillato la carne, avremo aggiunto per prima cosa il concentrato di pomodoro, poi la salsa e poi ho aggiunto anche dei pelati che ho spaccato con le mani, come potete vedere, in modo grossolano. Adesso il nostro sugo, il nostro ragù di cinghiale dovrà pippiare. Che vuol dire pippiare? Questo, vedete? Chiaramente tutto questo dovrà essere fatto poi con il coperchio. Beh, mi sembra di essere uno stregone con questa cucchiarella in mano. Adesso faremo andare il nostro ragù che andrà da solo e dovrà pippiare per circa 2 ore e mezza a questo punto. E io avrò il tempo per poter fare un po' di pasta fresca, quindi faremo delle pappardelle, le andiamo a cucinare e le assaggiamo. Il ragù sta pippiando, noi andiamo a preparare un po' di pappardelle. Ho mescolato insieme 150 g di farina di semola rimacinata e 50 g di farina 00. E come buona regola impone, ogni 100 g di farina metteremo un uovo intero grande.
Beh, che dirvi, il nostro sugo è quasi pronto, la pasta l'abbiamo fatta, adesso mettiamo su un po' di acqua a bollire con chiaramente del sale e andiamo a sfogliare le pappardelle, sfogliate, cotte, condite e mangiate. Beh, siamo quasi giunti alla fine, Una bella pappardellata. Che bello, ragazzi. Che bello, che bel video, mi piace veramente tanto. Una bella mestolata di cinghiale, un po' di sugo. Che profumo. Che profumo. Chiaramente dobbiamo metterci un po' di parmigiano reggiano in questo caso, necessariamente. Una bella cimetta di basilico. Beh, siamo giunti alla parte più bella del video, ve lo confesso, che è quella dell'assaggio, chiaramente. Prima di assaggiare vi invito ad iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, visitate il mio sito internet, vedrete che ci sono delle novità. Noi ci occupiamo di consulenze gastronomiche a 360 gradi, quindi per l'industria agroalimentare e per la ristorazione, per chi si vuole avviare verso un percorso ristorativo. Noi ci prendiamo, noi perché siamo un'equipe, io coordino un'equipe composta da pizzaiolo, macellaio, gastronomo, tutto ciò che riguarda l'ambiente enogastronomico. Va bene, allora, detto questo, io assaggio, mi raccomando, condividete questo bel video e ci vediamo alla prossima. Eccezionale.